Ragazzi, questo è il nostro risotto con zucca E e gorgonzola. A me il piatto piace molto, spero piaccia anche a voi. E mi raccomando, mi piacerebbe sapere la città da dove ci state guardando. Poi mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale che a noi ci fa piacere. Mettete la campanella, così sarete avvisati ogni volta che uscirà un nostro video. e poi seguiteci anche su Facebook e Instagram. Io vi metto in info box le informazioni e i link. Un assaggio? Pronti? Già l'avevi fatto, però l'assaggio direttamente dalla pentola lui l'ha assaggiato. Mamma che buono! Bello cremoso. Ragazzi, se vi piace mettete già un bel like e adesso vi facciamo vedere come fare questo risotto. Esatto. A dopo. Ciao a tutti! Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Questa sera, ragazzi, visto che sono iniziate ad uscire le prime zucche, vi andrò a fare un risotto con la zucca e il gorgonzola. Buono! Molto. Ovviamente prendete un gorgonzola che non sia troppo forte, troppo invadente, se no copre completamente il sapore della zucca e poi insomma fate il risotto al gorgonzola. La zucca, soprattutto in questo momento, è molto delicata come sapore. Certo, Ok? non è ancora la zucca quella Esatto. tosta. Quando poi ci sarà la zucca quella proprio bella saporita, potete metterne magari un po' di più. Io ne metterò 60 grammi, non di più, per 4 persone, quindi proprio poco. Poi ho qui 40 grammi di burro a basso contenuto di colesterolo, 100 grammi di parmigiano, un uovo, sale, questo riso, che mi ci trovo benissimo con questo riso, devo dire, arborio, una cipolla di tropea che non userò tutta, ne userò metà, quindi una cipolla grande, metà di una cipolla grande oppure una cipolla piccola. Va bene anche la bionda, va bene anche la bianca, l'importante è che sia una cipolla, ok? E circa 700 grammi di zucca con la buccia, no? Con la corteccia, voi chiamatela come volete. Quindi saranno circa 500 grammi di zucca. Ora io vado a togliere tutta la corteccia della zucca e raffettare la nostra cipolla, quindi ci rivediamo tra un attimo. Eccoci qua, abbiamo tritato la cipolla grossolanamente e fatto a pezzetti la nostra zucca. A questo punto che cosa facciamo? Andiamo a mettere la metà del burro nella padella insieme alla cipolla, ecco qui, e andiamo a far soffriggere un pochino la cipolla, dopodiché aggiungeremo la zucca. Ci vediamo sui fornelli. Abbiamo fatto imbiondire la cipolla, a questo punto mettiamo giù la zucca. Tutta quanta, tutta insieme? Tutta quanta, tutta insieme. Ecco qua. La facciamo cuocere con il coperchio per almeno una ventina di minuti abbondanti, ok? Dipende sempre da quanto è acquosa la zucca e da quanto è tenera. Quindi con quelle verdognole da adesso, insomma, penso che ci vorranno anche 25-30 minuti, però comunque deve essere morbida. Ve ne accorgete, ogni tanto alzate il coperchio e vi rendete conto, tanto comunque la dovete girare. Mettiamo un bel po' di sale, un paio di pizzichi, ok? Perché come si dice, la zucca è sciocca, nel senso che sa di molto poco, a parte il sapore della zucca, sa di poco, ok? Metto il coperchio, abbasso la fiamma e la faccio cuocere per 25 minuti circa. Nel frattempo che la nostra zucca sta cuocendo, quindi più o meno a metà cottura, andiamo a tostare il riso. Mettiamo 2 pezzettini di burro, non ne serve tantissimo, e mescoliamo il tutto fino a che non lo vedete proprio che è diventato tostato, ok? Mi sono dimenticata, perdonatemi, nella fretta, di dirvi di preparare
del brodo vegetale, va bene anche del brodo di carne. Io ce l'avevo perché, vi spiego, io me lo congelo e direttamente nelle scatole e poi lo tiro fuori e l'avevo tirato fuori questa mattina. Quindi Quanto ne serve di brodo? all'incirca 1 litro, Perfetto. ok? Per mezzo chilo di riso. Io ho messo mezzo chilo di riso, ragazzi. Poi ovviamente dovete vedere un attimo voi con le vostre dosi, va bene? E va messo adesso? Va messo successivamente dopo che ho messo la zucca. A dopo. A dopo. Eccola qua, la nostra zucca è pronta. Adesso la vado a schiacciare con la forchetta. Perché deve essere tutta cremosa. Sì, a noi veramente piace un po' a pezzetti, Sì, sì, quello sì, anche a me. Però comunque la vado a schiacciare tutta e poi la metto nel riso, quindi ci rivediamo tra un attimo. Ho messo, come vi dicevo, la zucca nel riso e a questo punto mescolo per bene. Dopodiché vado ad aggiungere un pochino di brodo. Quindi non tutto insieme. No, bravo. no, non tutti insieme. Abbasso la fiamma e lo vado a far cuocere per qualche minuto, mescolando di tanto in tanto. A questo punto il riso è praticamente cotto. Aggiungiamo il sale. Io ne ho aggiunto già un pochino in cottura, quindi mi raccomando, assaggiate sempre, sempre, sempre. E a questo punto vado a fare la mantecatura. Metto il burro, Nell'altra metà della ciotolina iniziale. un terzo, perché l'altra 2 pezzetti l'ho usati per È vero, fare per il riso. per tostarlo. Vado a mettere la metà del parmigiano che vi ho fatto vedere prima. Vado a mettere l'uovo. Che odorino che arriva da... Dalla pentola. Eh sì. E poi sono Ecco, curioso di qui. vedere il formaggio Mi alla fine. raccomando, quando mettete l'uovo, girate immediatamente, Sì, vorticosamente, velocemente. no, diventa una, Se no diventa- una carbonara scomposta. Esatto, diventa una frittata. Ok? Guardate già com'è bello cremoso. A questo punto il riso è pronto. Vado a mettere l'ultimo parmigiano. Voilà. E il gorgonzola l'ultimo proprio. All'ultimo ultimo. Sempre col fuoco acceso, mi raccomando, sempre con il fuoco acceso. E metto il gorgonzola. Non tutto, qualche pezzetto me lo tengo per la decorazione. Spengo il fuoco, continuo a mescolare molto velocemente. Guardate com'è cremoso, guardate com'è È una cremoso. meraviglia. E andiamo ad impiattare. Eccolo qui, è pronto ragazzi. Che dite? Non è una meraviglia? C'è un profumo veramente Sì. eccezionale. Mi raccomando, seguiteci anche su Instagram e Facebook, vi lascio i nostri contatti in info box e poi diteci se vi è piaciuta questa ricetta e la città da dove ci guardate, che a noi ci fa piacere. E iscrivetevi al nostro canale Iscrivetevi. se vi va. Un assaggino? Pronti? È spaziale, è buonissimo ragazzi. Che altro vi posso dire? Provate a farlo perché ha un gusto unico. Grazie amore. Ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti!